Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Il film di questa settimana è Interstellar di Christopher Nolan e fare un video su Interstellar a più di 10 anni dall'uscita è una sfida quasi impossibile. Tutti hanno già detto tutto, teorie, spiegazioni, buchi neri e wormhole. È stato analizzato in ogni dettaglio. Io stessa sul mio canale mi sono sempre occupata di spiegare finali, soprattutto dei film di Christopher Nolan, ma questa volta no. Perché chi sono io per spiegarvi la fisica dei buchi neri? Non sono una scienziata, al liceo tra l'altro mi hanno persino rimandata in fisica un anno. E ad ogni modo io non credo che Interstellar sia davvero un film sulla scienza. Ho voluto rivederlo per potervelo raccontare in modo diverso. Oggi quindi non parleremo di equazioni o di teorie della relatività. Oggi parleremo di quello che secondo me è il cuore pulsante di questo film, il fatto che Interstellar sia il film più intimo e personale di Christopher Nolan e che sia anche un po' la storia della vita di tutti noi. È un film che usa infatti lo spazio come maschera per nascondere una paura universale, la paura di un genitore di non essere presente nella vita dei propri figli, e questa è una chiave di lettura che cambia tutto. Iniziamo con la sigla, ma come sempre se vi va iscrivetevi al canale, dategli hype e lasciate un like e un commento per supportare il mio lavoro. Sigla! Dietro Interstellar c'è una collaborazione familiare che ha fatto la storia del cinema contemporaneo, quella tra Christopher Nolan e suo fratello minore Jonathan, detto Jonah. Non è la prima volta che lavorano insieme, il loro sodalizio creativo era iniziato con Memento, tratto da un racconto scritto proprio da Jonah e poi proseguito con The Prestige, The Dark Knight e The Dark Knight Rises. Ma con Interstellar il loro equilibrio creativo ha raggiunto un punto particolare perché la scintilla del progetto parte proprio da Jonathan. Il risultato è un film che è letteralmente la somma delle loro due anime. Jonathan Nolan porta la mente scientifica, l'architettura narrativa complessa e la precisione teorica. Christopher Nolan aggiunge la regia emotiva, la costruzione visiva e il respiro epico di un dramma universale. E forse è proprio questa fusione, la scienza di Jonah e il cuore di Chris, a rendere Interstellar così unico. Un film capace di essere allo stesso tempo plausibile come un paper di astrofisica e struggente come un ricordo di famiglia. Interstellar non è nato solo da un'idea di Christopher Nolan. Il progetto era in origine pensato per Steven Spielberg con una sceneggiatura di Jonathan Nolan e la consulenza scientifica di Kip Thorne, fisico teorico di fama mondiale. Thorne aveva due regole per collaborare: nulla nel film poteva violare le leggi della fisica conosciute e ogni invenzione doveva avere basi teoriche reali. È così che è nata la rappresentazione di Gargantua, il buco nero. Non un effetto speciale inventato, ma il risultato di calcoli matematici complessi. Quando Nolan ha preso in mano il progetto, ha mantenuto l'impianto scientifico ma ha spostato il baricentro del film. Spielberg avrebbe probabilmente realizzato un racconto più avventuroso e lineare. Nolan invece ha intrecciato la precisione scientifica con il dramma familiare, trasformando una storia di esplorazione spaziale in una riflessione sulla perdita, sul tempo e sull'amore. Il risultato è quindi un film in cui la scienza non toglie spazio all'emozione ma la amplifica. I buchi neri e i wormhole sono solo fenomeni da osservare, ostacoli concreti in un legame padre-figlia che attraversa l'universo. Quando si parla di Interstellar pensiamo alla sua ambizione, un viaggio spaziale costruito con una precisione scientifica rara grazie appunto alla consulenza del fisico Kip Thorne, con scenografie spettacolari e immagini pensate per essere il più realistiche possibile. Ma per Christopher Nolan tutto questo è solo la cornice. Il vero cuore del film è altrove e c'è un dettaglio che ce lo rivela subito e che in pochi conoscono. Durante la lavorazione Interstellar non si chiamava così, il titolo provvisorio era Flora's Letter, la lettera di Flora. Flora è il nome della figlia di Nolan. Ora, il fatto che Nolan usi titoli provvisori in realtà non è una novità, è quasi una sua ossessione. Ogni volta che inizia a girare un film usa un nome in codice per depistare giornalisti e curiosi, così da evitare fughe di notizie o spoiler. Lo ha fatto con The Dark Knight, girato sotto il titolo Rory's First Kiss, con The Dark Knight Rises, diventato Magnus Rex, con Inception, registrato come Oliver's Arrow, e con Tenet, che compariva nei documenti come Merry Go Round. Ma qui c'è una differenza. Flora's
Letter non è un nome scelto a caso, non è solo un trucco per nascondere la trama, è un riferimento diretto e personale alla sua famiglia. È un indizio già messo lì come a dire questo film è per mia figlia. E infatti parlando di Interstellar, Nolan ha raccontato più volte che per lui il cuore della storia non è la scienza, ma la relazione tra un padre e i suoi figli. Non lo dice a caso, la paternità è diventata parte integrante della sua vita e della sua arte. Sua moglie e produttrice di tutti i suoi film, Emma Thomas, ha spiegato che Nolan non avrebbe potuto fare questo film prima di diventare padre. Ci voleva quel tipo di esperienza con le sue gioie e le sue paure per raccontare questa storia. Questa dimensione familiare non è solo un'ispirazione vaga, è dentro al film in ogni scena. Cooper, il protagonista interpretato da Matthew McConaughey, è un padre prima ancora che un astronauta. Lo conosciamo mentre vive con i figli, immerso nella loro quotidianità prima che in una cabina di pilotaggio. L'intera vicenda parte da una scelta che molti genitori conoscono bene: sacrificare la propria presenza e magari l'affetto immediato nella speranza di garantire un futuro migliore. E proprio come Cooper parte per salvare la specie umana e principalmente i suoi figli, Nolan si è trovato più volte lontano da casa, immerso in progetti enormi, convinto che il lavoro che stava facendo fosse in un certo senso un dono anche per loro. Questa connessione tra la vita reale e il film si vede anche in come Nolan ha preparato la colonna sonora. Quando chiamò Hans Zimmer non gli parlò di pianeti, buchi neri o wormhole. Gli consegnò un foglio con una breve storia sul rapporto tra un genitore e un figlio e una riflessione sul fatto che quando diventiamo genitori iniziamo a guardarci attraverso gli occhi dei nostri figli. Zimmer ha raccontato che da quel momento capì che la musica non doveva raccontare lo spazio, ma la distanza emotiva, l'assenza, il tempo che scorre tra le persone. E qui arriva un altro aspetto fondamentale. Nolan non ha cominciato a occuparsi di tempo con Interstellar. Il tempo non è mai un semplice contorno narrativo, ma il vero protagonista invisibile. È il filo rosso che lega tutta la filmografia di Christopher Nolan. In ogni suo film assume un ruolo diverso, diventando ogni volta qualcosa di nuovo e riconoscibile. In Memento il tempo è memoria. Nolan costruisce due linee temporali che si alternano, una che avanza e una che procede all'indietro fino a incontrarsi in un unico punto. È il modo perfetto per farci vivere la stessa frammentazione mentale del protagonista, dove il ricordo non è mai lineare, ma sempre parziale, incompleto, ingannevole. In Inception il tempo è illusione. Nei diversi livelli dei sogni si dilata e si contrae, ma soprattutto diventa percezione soggettiva. Più si scende in profondità, più gli istanti diventano eterni, eppure al risveglio svaniscono come se non fossero mai esistiti. Nella trilogia di Batman il tempo è giustizia. Scandisce l'ascesa, la caduta e il ritorno di un eroe. È il tempo che Gotham concede o nega ai suoi cittadini per cambiare e che Bruce Wayne deve imparare a gestire prima che sia troppo tardi. In The Prestige il tempo è inganno. Il trucco di un mago vive nel tempo che passa tra la preparazione e la rivelazione. Ogni attesa è un atto di manipolazione e ogni secondo serve a costruire una verità apparente destinata ad essere ribaltata. In Tenet invece il tempo è un'arma. Può essere piegato, invertito, usato per combattere o distruggere. Non è più solo un elemento da subire, ma qualcosa che i personaggi imparano a manipolare per vincere o sopravvivere. In Dunkirk il tempo è sopravvivenza. Tre linee diverse, terra, mare e aria, si muovono a velocità differenti ma tutte con lo stesso obiettivo: resistere fino all'ultimo minuto. Ogni secondo in più è un passo verso la salvezza. In Oppenheimer il tempo è distruzione. È il conto alla rovescia verso un momento irreversibile e allo stesso tempo è la lunga ombra che quell'istante proietta sul resto della vita del protagonista e del mondo intero. E in Interstellar il tempo è amore. È la forza che attraversa dimensioni, che sfida la fisica e diventa l'unico ponte possibile tra un padre e una figlia. Qui il tempo non è solo un nemico invisibile che divora anni, ma la misura stessa di un legame che resiste a ogni distanza. Visto così, Interstellar è il momento in cui Nolan porta il tema che lo ossessiona da sempre, il tempo, nel territorio più intimo e personale della sua carriera, trasformandolo in una lettera d'amore universale. Perfino il titolo provvisorio si collega a questo, anticipa uno dei momenti più emozionanti del film, quando Cooper, intrappolato nel tesseratto, riesce a mandare un messaggio a Marv. È la sua lettera, il suo ultimo tentativo di raggiungerla attraverso il tempo, come se Nolan nello stesso momento stesse scrivendo anche lui una lettera ai suoi figli nascosta dentro un'epopea spaziale. Con questa chiave di lettura Interstellar non è quindi solo un film di fantascienza. Come dicevamo all'inizio, è una storia profondamente personale in cui un regista mette in scena la paura più grande di un genitore, quella di vedere crescere i propri figli senza poter essere al loro fianco. Interstellar non segue solo la traiettoria di un viaggio nello spazio, segue la traiettoria di una vita. Il film è costruito come un arco esistenziale dove ogni atto corrisponde a una tappa dell'evoluzione di un legame tra genitore e figlio. Non si tratta solo di un parallelismo poetico, è la vera spina dorsale della sceneggiatura. Nolan struttura la storia come una sorta di montaggio accelerato dell'esperienza umana, dove il passaggio da un pianeta all'altro coincide con un passaggio emotivo
emotivo e relazionale. Il viaggio diventa così una cornice che comprime, distorce e a volte salta interi capitoli di vita, proprio come accade quando il tempo, sia in senso fisico che metaforico, ci scivola tra le mani. È un'operazione narrativa che lavora su due livelli contemporaneamente. Sul piano esterno vediamo missioni, ostacoli e pericoli cosmici. Ogni pianeta è un enigma da decifrare, ogni tappa un rischio calcolato e la sopravvivenza dell'umanità dipende da decisioni prese letteralmente in pochi secondi. Sul piano interno invece assistiamo a un legame che cambia fisionomia. L'assenza fisica di Cooper allunga le distanze emotive e ciò che per lui sono settimane o mesi, per Murph diventano anni di silenzi e di vite che si muovono avanti senza di lui. Ed è proprio in questa asincronia che sta la forza drammatica del film. Nolan non ci mostra solo le due linee temporali che si muovono a velocità diverse, ma due vite che non riescono mai a procedere all'unisono. Ciò che inizia come un rapporto simmetrico fatto di reciprocità e di un presente condiviso si trasforma in un rincorrersi continuo, in cui uno dei due è sempre troppo in ritardo o troppo in anticipo rispetto all'altro. All'inizio di Interstellar i rapporti familiari sono ancora integri. La Terra è in declino, le tempeste di polvere entrano dalle finestre, le coltivazioni si estinguono una dopo l'altra, ma nella casa dei Cooper esiste ancora un piccolo universo dove il tempo scorre insieme. Le giornate iniziano con Cooper che prepara la colazione, Murph sfoglia i suoi quaderni pieni di appunti, Tom siede in silenzio sapendo già che il suo destino sarà diventare un agricoltore proprio come il padre. Sono momenti semplici, litigi tra fratelli, discussioni animate sui libri di scienza, partite di baseball al tramonto, momenti in cui un padre e i suoi figli vivono nello stesso tempo, nello stesso spazio, ma soprattutto allo stesso ritmo. Murph è irrequieta, brillante, curiosa, vede il mondo con occhi affamati di risposte e con quella testardaggine che riconosciamo subito come eredità paterna. Tom invece è più calmo, radicato, legato appunto alla terra, e Cooper, anche se ha lo sguardo costantemente attratto dal cielo, è ancora lì per entrambi. Li accompagna a scuola, li difende davanti agli insegnanti, cerca per loro un futuro che non sia solo sopravvivere, ma vivere pienamente. Ed è qui che Nolan pianta il seme della sua metafora. Cooper sa che il mondo là fuori si sta sgretolando, ma non permette che quella frattura entri nella loro quotidianità. È il tempo della protezione, il tempo in cui un genitore fa da scudo ai figli, cercando di rimandare il momento in cui dovranno affrontare la durezza della realtà. Ma questa fase, come ogni infanzia, è destinata a finire. E proprio perché la vediamo così piena e viva, quando il tempo inizierà a deformarsi e a correre su binari diversi per padre e figli, il distacco sarà ancora più doloroso. Prima di separarsi, Cooper e Murph condividono una complicità rara. Entrambi amano la scienza, la matematica, l'ignoto. È insieme a lei che Cooper inizia a indagare quel fantasma che sembra muovere gli oggetti nella stanza di Murph, fino a scoprire un messaggio in codice, le coordinate che li conducono alla NASA. Questa scoperta, apparentemente frutto di un'avventura condivisa, si rivelerà il primo passo verso la loro separazione, perché sarà proprio grazie a quelle coordinate che Cooper verrà reclutato per una missione che lo porterà troppo lontano. In un certo senso sarà Murph ad avergli indicato la strada verso il distacco, e questo, quando lei lo capirà, renderà la ferita ancora più profonda. Il momento dell'addio è uno dei più strazianti del film e Hans Zimmer lo accompagna con una delle sue composizioni più potenti, Stay. La musica cresce in intensità mentre Cooper si avvia verso il furgone. Murph lo osserva senza riuscire a fermarlo e lui, consapevole di non sapere quando o se tornerà, prima di partire le dice: chi può dirlo, quando sarò tornato magari avremo la stessa età. Io e te, pensa. Cosa? Riesci a immaginarlo? Murph. Tu non hai idea di quando tornerai. Non hai la minima idea! Murph. Murph, non farmi partire così. Andiamo, Murph. Non farmi andare via così, non farmi questo, ti prego. Lui non si guarda indietro, non rallenta, sale sul mezzo e si allontana mentre alle sue spalle resta una casa che non sarà più la stessa e che forse non esisterà più. Zimmer fa vibrare ogni nota per farci sentire quel filo che si spezza, il tempo che inizia a correre in direzioni opposte per padre e figlia. È qui che le loro due linee temporali smettono di coincidere. Quella di Murph continuerà a scorrere sulla Terra, misurata da compleanni, stagioni e attese. Quella di Cooper si perderà nello spazio, in un tempo che non segue più le stesse regole. Dopo la partenza, il vuoto tra Cooper e Murph non si colma mai. Nonostante la tecnologia permetta di scambiarsi videomessaggi, Murph sceglie il silenzio. Non è un gesto casuale, è un atto sia di rancore che di protezione. Non merita di ricevere nessuna notizia. Gli unici messaggi che Cooper riceve dalla Terra arrivano dal nonno e dal figlio maggiore Tom. Sono brevi aggiornamenti, brandelli di normalità che servono a mascherare l'assenza più pesante di tutte. Ogni volta che guarda lo schermo e vede che Murph non c'è, Cooper sente il peso di una distanza che non è solo fisica. Questa fase del film
corrisponde perfettamente all'adolescenza, quando il dialogo tra genitori e figli sembra interrompersi. Marv non riesce a capire o non vuole accettare le ragioni di quella scelta. Cooper invece sa di aver intrapreso la missione giusta, non solo per l'umanità, ma soprattutto per i suoi figli. Anche quando nello spazio parla di salvare la specie, in realtà pensa sempre a loro. È questo pensiero a sostenerlo anche quando la missione sembra non poter avere un lieto fine. Ora li vede i suoi figli. Per Marv adolescente, crescere senza il padre significa imparare a vivere con una ferita che non guarisce. Ogni compleanno, ogni momento importante passa senza di lui, e ogni giorno in più che Cooper trascorre nello spazio, la possibilità di ritrovare quel legame sembra più lontana. Per Cooper il tempo si muove a un ritmo diverso, quasi crudele. Mentre per lui le settimane di missione scorrono una dopo l'altra, per Marv passano anni interi. È un disallineamento che logora entrambi, ma che in questa fase non trova possibilità di ricomposizione. Quando Marv decide di mandare un videomessaggio al padre, non lo fa per nostalgia, ma perché si trova in un momento simbolico. Ha appena compiuto la stessa età che aveva Cooper quando partì. Ma oggi è il mio compleanno. Ed è un compleanno speciale perché tu mi hai detto... Tu mi hai detto che al tuo ritorno avremmo potuto avere la stessa età. E oggi ho gli anni che avevi tu quando sei partito. Quindi questo sarebbe un ottimo momento per tornare. È come se quell'età diventasse un punto di contatto, una linea invisibile che attraversa decenni e li mette faccia a faccia con la stessa consapevolezza. Il tempo è passato e non tornerà mai più. Nonostante gli anni di silenzio e il rancore adolescenziale, Marv non si è mai davvero staccata dal padre. Il loro legame è rimasto vivo, non solo per il rapporto naturale tra padre e figlia, ma perché hanno sempre lavorato fianco a fianco alla stessa missione. Cooper cerca di completarla nello spazio attraversando galassie e rischiando la vita. Marv la porta avanti sulla Terra, cercando di risolvere l'equazione che può trasportare l'intera umanità su un altro pianeta. Quando alla fine finalmente si rincontrano, le loro vite non coincidono più. Per Cooper sono passati pochi anni, per Marv è trascorsa un'intera esistenza. Non c'è il tempo per recuperare ciò che è stato perso. Lei ormai è anziana e il loro incontro è un saluto, non un nuovo inizio. Marv gli dice di non restare. Nessun genitore dovrebbe veder morire il proprio figlio. Ho i miei ragazzi adesso qui. Tu devi andare. È una frase che ribalta il loro rapporto, sancendo il momento in cui la figlia diventa custode della storia del padre. Non è un ricongiungimento trionfale, ma la chiusura di un cerchio. Due vite che hanno corso su binari paralleli, separate da anni luce e da anni umani, si incontrano giusto il tempo per riconoscersi e lasciarsi andare. E poi c'è lo scambio più intenso di tutti. Cooper le chiede: Ma sapevo che saresti tornato. Come? Perché il mio papà me l'aveva promesso. È un momento che spiazza, perché nonostante davanti a noi ci sia una donna anziana distesa su un letto d'ospedale dopo un lungo viaggio per raggiungere la stazione spaziale dove è arrivato suo padre, in quella frase sentiamo ancora la voce di una bambina. La dolcezza con cui lo dice, quasi ingenua, riporta indietro lo spettatore di decenni al giorno della partenza, come se il tempo, pur avendo segnato i corpi, non fosse mai riuscito a cancellare quel legame originario. È il paradosso più struggente di Interstellar, due vite che si ritrovano quando ormai il tempo terreno è agli sgoccioli, ma in cui per un istante il cuore torna alla stessa età dell'inizio. In Interstellar il vero antagonista non ha un volto, non è un alieno, non è un buco nero, non è lo spazio. Il vero nemico è il tempo. Questa piccola manovra ci costerà 51 anni! È un antagonista che Nolan tratteggia come una forza inarrestabile, capace di divorare anni senza che i personaggi possano opporsi. E lo fa con una scelta radicale: trasformare il tempo in un meccanismo da film horror. Un buon horror funziona quando mette i protagonisti davanti a un pericolo inevitabile che avanza anche se tu resti immobile. Qui il mostro è l'irreversibilità. Ogni secondo perso nello spazio profondo può significare anni sulla Terra. Non c'è via di fuga, non c'è trattativa possibile. Il tempo non si può fermare e soprattutto non si può recuperare. Questa idea non nasce solo dalla fantascienza, è radicata nella realtà. Nolan prende una conseguenza diretta della relatività di Einstein, il fatto che il tempo scorre in modo diverso a seconda della gravità e della velocità, e la piega in chiave drammatica. Sulla carta
è un concetto fisico, il tempo è relativo. Nel film diventa invece un concetto emotivo, il tempo ti porta via quello che ami. E a questo punto una domanda che molti spettatori si fanno è: il tempo è circolare in Interstellar? La risposta è non nel senso classico. Il film non racconta un tempo che si ripete uguale all'infinito come in un ciclo eterno, ma comunque il film lo presenta come non lineare. Alcuni momenti si possono rivedere e rivivere da prospettive diverse, il tesseratto nell'esempio massimo, e il passato può influenzare il presente in modi sorprendenti. Non è un cerchio perfetto, ma è come una spirale. Ti porta vicino a doveri, ma mai esattamente nello stesso punto. Il tempo in Interstellar non aspetta il pianeta di Miller per mostrare la sua vera natura. La sua prima subdola mossa arriva molto prima. Dopo la partenza dalla Terra, l'Endurance si dirige verso Saturno, dove si trova il wormhole che condurrà il team in un'altra galassia. Il viaggio fino a lì dura circa 2 anni e per non sprecare risorse e tempo biologico l'equipaggio si iberna. Ciao ragazzi. Sta per fare un lungo sonnellino il vostro papà. Quando Cooper si risveglia, per lui sono passati pochi minuti di coscienza. Ha chiuso gli occhi e li ha riaperti nello stesso stato mentale della partenza, ed è qui che arriva la prima vera svolta. Lui non ha ancora affrontato pericoli, non ha ancora salvato nessuno, eppure ha già perso anni della vita dei figli. Quegli anni lì non li ha vissuti in prima persona, ma loro sì. Si siede davanti allo schermo per guardare i videomessaggi ricevuti dalla Terra. È pronto a vedere i suoi figli e sapere cosa sia successo in sua assenza, ma quello che trova è già un colpo basso. Tom è ancora un ragazzino, ma è più alto, più maturo, già immerso nella vita d'agricoltore. Il nonno appare più stanco, segnato dal passare delle stagioni. Marv non compare. Non un saluto, non un aggiornamento, solo assenza. Non è ancora la frustata temporale devastante che arriverà più avanti, ma è un primo segnale. La sua vita e quella dei suoi figli hanno iniziato a muoversi su binari diversi. Per lui sono passati 2 anni, per loro ha abbastanza tempo da cambiare e lui non c'era. Alla fine del film il tempo compie la sua ultima beffa. Intrappolato nel tesseratto, Cooper può osservare e muoversi attraverso tutti i momenti della stanza di Marv bambina. Può interagire e persino mandarle dei messaggi, ma non può cambiare gli eventi. Fallo restare, Marv. Non lasciarmi andare via, Marv. No, non lasciarmi andare via, Marv. No, 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 no! Nolan qui gioca con il concetto di tempo come entità circolare e immutabile. Puoi viaggiare indietro ma non puoi riscrivere ciò che è stato. Il tesseratto è il simbolo perfetto di questa prigione. Infinite possibilità di guardare ma nessuna possibilità di tornare a viverle. E questo è il dettaglio che lo rende spaventoso. Anche con la tecnologia più avanzata dell'universo, certi momenti restano irrecuperabili. Il tempo in Interstellar non è una linea da invertire ma un paesaggio da attraversare, e ogni passo avanti lascia dietro di sé qualcosa che non tornerà più. Il tesseratto è il paradosso finale del mostro tempo. Non è un corridoio verso il passato, ma una scatola di ricordi scolpiti nello spazio. Ogni momento vissuto in quella stanza da Marv, dal disegno da bambina alla notte in cui piangeva da sola, esiste lì immobile come un libro in cui ogni pagina è un istante. Cooper può sfogliarlo e osservarlo, ma non può modificarlo, può solo inviare indizi, sperare di orientare la figlia, ma mai riprendersi ciò che è già stato. È la realizzazione più cruda della regola di Nolan: vedere non è rivivere. Il pianeta di Miller è l'istante in cui Interstellar smette di parlarci del tempo e ce lo fa sentire sulla pelle. Il paesaggio è quasi vuoto, una distesa d'acqua bassa che si perde all'orizzonte, cielo grigio, luce fredda. Non c'è vegetazione, non ci sono rilievi. Nolan toglie ogni punto di riferimento visivo perché qui l'unica cosa che conta è ciò che non si vede, il tempo che scorre altrove. Appena toccano il suolo, l'equipaggio parte con un obiettivo semplice: recuperare i dati, trovare l'astronauta Miller e tornare su in fretta. Ma la minaccia non è un mostro che ti insegue, è un conto alla rovescia invisibile che inizia dalla prima goccia sotto gli stivali. Un'ora laggiù vale 7 anni sulla Terra. Ogni esitazione è un decennio che si consuma lontano da loro. Questa è la meccanica da horror perfetta. Il tempo avanza anche se stai fermo e ogni secondo che perdi lo alimenta. Hans Zimmer non accompagna la sequenza sul pianeta Miller, la cronometra. Nel brano TikTok ogni tic ricorre circa ogni 1,25 secondi e corrisponde a un giorno intero sulla Terra. È un'idea tanto minimale quanto spietata.
Mentre Cooper e Brand combattono contro l'acqua e i guasti alla navicella, noi ascoltiamo il tempo che divora la vita di chi è rimasto a casa. Cooper e gli altri restano sul pianeta circa 3 ore e 20 minuti, che nel mondo terrestre si traducono in circa 23 anni. Quanto ci costerà, Brand? Tanto. Decenni. Ogni colpo del brano non è un semplice effetto, è un macigno, un promemoria che ogni secondo qui è un giorno perso là. Zimmer così trasforma la musica in un vero cronometro emotivo, non descrive l'azione, misura l'irreversibilità e il tempo qui non è un nemico soltanto per chi è sulla Terra, lo è anche tra colleghi e tra compagni di missione. Romilly, l'astronauta rimasto in orbita sulla navicella, vive questa condanna in modo altrettanto crudele. Il pianeta di Miller orbita troppo vicino a Gargantua, al buco nero supermassiccio e in rapida rotazione. La relatività generale di Einstein ci dice che vicino a una gravità così intensa il tempo rallenta rispetto a chi sta lontano. È la dilatazione gravitazionale del tempo. Più sei vicino a una fonte di gravità enorme, più il tempo per te rallenta rispetto a chi è lontano. È come se il buco nero trattenesse i secondi facendoli passare al rallentatore per chi gli orbita vicino. Per questo un'ora sulla superficie del pianeta equivale a 7 anni sulla Terra. Cooper e Brand lo sanno e per limitare il danno si muovono in fretta. Romilly invece resta a una distanza di sicurezza abbastanza lontano da Gargantua da non subire lo stesso rallentamento e anche per non sprecare carburante e risorse preziose nel far orbitare la nave troppo vicina al pianeta dell'acqua. Ma questa distanza lo condanna a un destino diverso. Mentre i suoi compagni vivono 3 ore sul pianeta, anche per lui passano 23 anni di tempo normale. È come se avessero premuto il tasto avanti veloce sulla sua vita, mentre per Cooper e Brand il tempo restava quasi fermo. Quando Cooper e Brand tornano, lo trovano invecchiato, con la voce più stanca e i capelli brizzolati. Per chi era sulla superficie sono passate poche ore di panico, per chi aspettava quasi una vita. È la dimostrazione visiva che Nolan non sta parlando di scienza, sta mettendo un volto al tempo. In quel momento capiamo che il tempo in Interstellar non è solo la forza che separa padri e figli, è una risorsa limitata, spietata, che può consumare anche chi ti è accanto. È un mostro invisibile che divora vite a velocità diverse senza mai fermarsi e che rende ogni incontro un potenziale addio. Eppure l'aspetto più inquietante del pianeta di Miller non è solo la matematica della relatività, è come Nolan la trasforma in sensazione fisica. Il set è quasi un inganno, acqua bassa e calma, un orizzonte uniforme e nessun punto di riferimento. Questa neutralità visiva crea un senso di sospensione finché l'onda, all'inizio un'ombra lontana che dà l'impressione che ci siano delle montagne, non cresce come un muro impossibile, divorando l'inquadratura. È un evento innaturale, nessuna montagna, nessuna costa, solo un muro d'acqua che si avvicina. La regia evita il montaggio frenetico da action, al contrario mantiene un ritmo costante, quasi soffocante. Ogni micro errore, una vite che non si sgancia, un piede che scivola, un motore allagato è amplificato dal ticchettio implacabile della colonna sonora. L'azione qui non è spettacolo, è matematica emotiva. Ogni secondo sottratto alla fuga ha un costo che si misura in anni. È per questo che il pianeta di Miller è la vera scena d'orrore di Interstellar. Non c'è via di scampo, non c'è eroismo che tenga. Insomma, la percezione è che qualunque cosa facciano sono in ritardo. Quando ritorna sulla navicella, Cooper recupera tutti i videomessaggi. Tom continua a comparire. Da bambino diventa uomo, poi marito, poi padre. La sua voce si fa più ferma, il volto più segnato, ma non c'è rabbia, c'è rassegnazione. Marf continua a non comparire mai. Il vuoto tra lei e Cooper è totale, un silenzio che pesa più di ogni immagine. E quando rivediamo i figli sulla Terra notiamo che anche Tom ha pagato il prezzo dell'assenza paterna. In un momento chiave suo figlio si ammala. La tosse persistente è un sintomo dell'aria ormai irrespirabile e Marf insiste per portarlo da un medico. Tom reagisce con rabbia e aggredisce il dottore al punto che Marf lo ferma con una frase tagliente. Papà non ti ha cresciuto come un animale, Tom! Non mi ha cresciuto lui, ma il nonno, ed è sepolto lì fuori con la mamma e Jessie. È il segno che qualcosa nella sua bussola morale si è spezzato. L'uomo che vediamo non è più il ragazzo che Cooper aveva lasciato, ma un padre che ha smarrito la calma e il senso di misura del proprio. Cooper sulla Terra era un agricoltore. La sua vita era scandita dalle stagioni, dalla gestione delle risorse, dal sapere che ogni decisione può influire sul raccolto dell'anno. Questa mentalità lo segue anche nello spazio. Cooper non reagisce come un protagonista classico da film d'azione. Non c'è posa, non c'è battuta d'effetto, c'è urgenza, calcolo, a volte puro istinto.
istinto. È un padre che traduce ogni decisione in una valuta personale. Minuti qui uguale anni senza i miei figli. Le sue scelte sul pianeta Miller, accettare quindi che un collega non torni vivo, sono dolorose ma necessarie per ridurre la perdita. È un pensiero da agricoltore, non da eroe hollywoodiano. Valutare il raccolto, tagliare ciò che è compromesso, salvare il salvabile. È un modo di agire pragmatico nato nei campi, ma che qui si applica a una scala disumana. Il raccolto non è grano, ma sono anni di vita con i propri figli. Il pianeta di Miller porta all'estremo un'esperienza comune: lavorare, inseguire una missione, credere di allontanarsi un attimo e scoprire che tornando sono passati anni. È la versione cosmica di un presente che sfugge di mano. Pensi di fermarti solo un'ora e quando riapri la porta di casa i figli sono cresciuti. L'onda che travolge l'equipaggio non è solo gravità, è la vita stessa che avanza mentre non guardi, un tempo che nessuna forza, né l'eroismo né la scienza può riportarti indietro. A prima vista Interstellar potrebbe sembrare un film di fantascienza che usa un dramma familiare come motore emotivo. In realtà è il contrario, è un dramma familiare che sceglie lo spazio per diventare leggenda. Nolan avrebbe potuto ambientare la stessa storia sulla Terra: un padre in guerra, un missionario in un luogo remoto, un lavoratore in mare per anni, e il conflitto emotivo avrebbe funzionato lo stesso. Ma lo spazio non è solo uno sfondo spettacolare, è il moltiplicatore drammatico perfetto per la storia che voleva raccontare. Sul piano emotivo lo spazio è isolamento assoluto. Non esiste altra ambientazione che renda la lontananza così definitiva. Non puoi prendere un volo di ritorno, non puoi fare una chiamata in tempo reale, non puoi improvvisare una visita. La distanza qui è tanto fisica quanto temporale. Ogni messaggio impiega anni per arrivare e quando arriva la persona dall'altra parte non è più la stessa. È la versione più estrema di ciò che viviamo nella realtà. Quando torni da un'assenza lunga non ritrovi mai le stesse persone che avevi lasciato. Sul piano fisico, inoltre, lo spazio offre a Nolan l'arma narrativa più potente di tutte: il tempo distorto. Grazie alla relatività, un'ora su un pianeta può equivalere a decenni sulla Terra. Non è una sensazione soggettiva di assenza, è un fatto oggettivo. Mentre tu vivi un'ora, la vita di chi ami avanza di 20 anni. In un dramma terrestre il tempo può sembrare lungo, nello spazio è lungo. Questo rende l'irreversibilità non solo percepibile, ma matematica e inesorabile. E poi c'è la scala epica. La storia di un padre che perde la crescita dei figli potrebbe essere raccontata in una casa di campagna, in una trincea, in una città lontana, ma circondata da buchi neri, pianeti alieni e silenzi infiniti diventa un mito universale. Lo spazio trasforma un dolore privato in un simbolo eterno, la lotta di ogni essere umano contro il tempo che gli ruba chi ama. Questa scelta dialoga anche con la grande tradizione della fantascienza. Kubrick in 2001 Odissea nello spazio usava l'universo come specchio della freddezza e dell'ignoto. Nolan fa l'opposto. Lo spazio di Interstellar non è un mistero inaccessibile, ma una cassa di risonanza per le emozioni. Non serve a farci sentire piccoli davanti all'infinito, ma a farci sentire quanto un legame può essere grande anche quando tutto rema contro. In questo senso il dramma familiare di Interstellar funziona bene proprio grazie allo spazio, perché la distanza non è solo geografica, è temporale, perché ogni chilometro percorso lontano da casa è anche un anno che evapora, perché ogni tentativo di ritorno è anche una lotta contro una legge fisica, non solo contro il destino. Lo spazio, insomma, non è lo scenario, è la metafora definitiva dell'esperienza umana di distanza, perdita e ritorno mancato. Ma Cooper e Murph non sono l'unica coppia padre e figlia a subire la condanna dello spazio. C'è anche il legame tra il professor Brand e la figlia Amelia, compagna di viaggio di Cooper. Se il primo rapporto è segnato dalla distanza fisica, il secondo è segnato anche dalla distanza emotiva. Brand mente a sua figlia lasciandole credere che il piano A sia possibile, che un giorno potranno salvare tutti sulla Terra. In realtà sa che la missione vera è un'altra e che la salvezza di chi è rimasto non è prevista. Nello spazio una bugia pesa più di quanto farebbe sulla Terra. Non c'è margine per chiarimenti, non c'è tempo per un confronto e non c'è possibilità di scappare dall'orbita. Il vuoto amplifica ogni parola non detta, così come amplifica ogni chilometro percorso lontano. Dall'inizio Interstellar ci presenta un mistero domestico. Nella stanza di Murph c'è un fantasma. Libri che cadono da una libreria in punti specifici, polvere che si dispone in linee perfette, messaggi che sembrano arrivare da un'altra dimensione. All'inizio lo viviamo come un evento inspiegabile, inquietante, forse persino sovrannaturale. La verità rivelata solo nel terzo atto cambia tutto. Quel fantasma è Cooper stesso nel futuro intrappolato nel tesseratto,
un ambiente a 5 dimensioni creato da entità superiori, forse alieni, forse esseri umani evoluti, per permettergli di comunicare con la figlia in qualsiasi momento della sua vita. Ed è qui che il film mostra la sua anima. Nolan non ci sta dicendo che Cooper è un eroe perché salva il mondo. Cooper è un eroe perché anche davanti all'ignoto assoluto pensa prima di tutto a sua figlia. Non è la NASA ad averlo portato lì, non è il caso, è l'amore a guidarlo. Il film lo dichiara apertamente in una delle frasi più discusse di Brand. L'amore è l'unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda le dimensioni di tempo e spazio. Forse di questo dovremmo fidarci, anche se non riusciamo a capirlo ancora. E Cooper lo vive sulla propria pelle. La connessione con Murph è l'unico filo che lo ancora alla realtà quando tutto sembra perduto. Non può cambiare il passato, non può riavere indietro gli anni mancati, ma può dare a sua figlia la chiave per completare l'equazione e salvare l'umanità. Persino l'atto di scelta finale, trasmettere a Murph le informazioni invece di cercare di tornare subito da lei, non è un sacrificio freddo o razionale, è una decisione guidata dall'amore. Cooper sa che non rivedrà mai la bambina che ha lasciato, ma accetta che il loro legame non si misuri in abbracci o in tempo condiviso, bensì nella certezza che lei sappia che il suo papà glielo aveva promesso. In questo senso il Tesseract non è solo un trucco narrativo di fantascienza, è una scatola di ricordi, come dicevamo poco fa, un archivio di tutti i momenti passati in quella stanza che Cooper può osservare e attraversare. È la materializzazione fisica di una verità emotiva. Certi legami non finiscono anche quando il tempo li rende impossibili. Ecco perché in Interstellar il vero motore della trama non è il carburante né la scienza né il wormhole, è l'amore, quella forza invisibile che a differenza di un pianeta o di un buco nero non obbedisce a nessuna legge conosciuta e proprio per questo può cambiare il destino dell'universo. Interstellar non è quindi un film sullo spazio, è un film sull'angoscia di perdere il tempo con chi ami. Nolan usa le stelle come uno schermo per proiettare una paura che tutti conoscono, che la vita vada avanti senza di noi. I wormhole, le equazioni e i buchi neri sono strumenti narrativi, non il cuore del racconto. Il vero centro è la domanda che ogni genitore o ogni figlio si è posto almeno una volta. Quando tornerò ci sarà ancora qualcuno ad aspettarmi? Il tempo è una forza invisibile, implacabile, che scorre in modo diverso per ognuno e che non puoi fermare, invertire o negoziare. Anche quando Cooper vince la sua battaglia non può riavere indietro gli anni perduti con Murph e Tom. Eppure tra distanze incolmabili e addii definitivi, Interstellar trova un approdo emotivo. L'idea che l'amore sia una forma di connessione che va oltre il tempo e oltre lo spazio. Non è un romanticismo ingenuo, è una consapevolezza conquistata, fatta di rinunce e di attese. Alla fine ciò che resta non è la soddisfazione di aver capito come funziona un wormhole, ma il peso e la preziosità di ogni momento condiviso, perché il tempo, quando si tratta di chi amiamo, non è mai abbastanza. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine dell'episodio. Ovviamente come sempre vi aspetto nei commenti perché voglio sapere che cosa ne pensate sia di Interstellar ma anche della mia analisi. Se siete arrivati fino a qui non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di dare anche hype a questo video, e se volete rimanere aggiornati su tutte le novità, le curiosità o avere consigli su cosa guardare la sera, seguitemi anche su Letterboxd e su Instagram. Grazie di cuore per essere stati qui con me anche oggi, noi ci vediamo venerdì prossimo sempre su Cinecinzia.